Bentornati sul canale, dalla Fara, da Fuz e da Zelda. Oggi parliamo dell'eredità culturale lasciata dai Longobardi, arrivata a livello europeo proprio tramite il loro peggior nemico, Carlo Magno. Come sempre, bentornati sul canale. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi e a cliccare la campanellina. Per voi è gratuito, per noi è un grandissimo aiuto. Per chi invece volesse supportarci in maniera più intensa, vi ricordo che in descrizione trovate come diventare Patreon e abbonati per avere accesso a contenuti in anticipo o dietro le quinte. Bene, veniamo all'argomento di oggi. Sotto l'ultimo video, quello della settimana scorsa, in cui vi chiedevo tra l'altro alcuni commenti proprio su quali argomenti voleste che venissero trattati nei video successivi, visto che per 2 volte avevamo parlato sostanzialmente del rapporto fra Romani e Longobardi, e in chiave generale nel primo e nel secondo video invece riguardo allo specifico episodio della distruzione di Oderzo. Ecco che un argomento che ha suscitato un certo interesse è quello della cosiddetta Rinascenza Liutprandea. La Rinascenza Liutprandea è un termine normalmente noto solo agli storici dell'arte o a chi per qualche sfortunato motivo si trovi costretto a studiare questa disciplina pur provenendo da altre. E fa riferimento a quel periodo di punto di rinascenza culturale e artistica coincisa con il regno del re Liutprando. Proviamo un attimino prima a dare delle direttrici storiche e cronologiche e poi ad affrontare il problema e soprattutto le sue conseguenze di lungo termine. Faccio un attimo uscire Zelda prima che faccia troppi danni in sala di registrazione. Liutprando, infatti, è uno dei re più noti della storia longobarda, anche a chi se ne sia interessato poco, è uno dei nomi più ricorrenti. Diciamo che Alboino, Rotari e Liutprando li conoscono quasi tutti. Ma perché proprio Liutprando? Beh, innanzitutto passa alla storia come un re pio e cattolico, che nell'analisi storiografica successiva al periodo longobardo, ma anche contemporanea dal punto di vista romano, era ovviamente una qualità importantissima per un re. In più, comanda per un lungo periodo, riesce a espandere i suoi territori nonostante una prima fase di politica molto incentrata sul mantenimento dello status quo, e aumenta le leggi, ne promulga di nuove, crea quindi anche un'immagine della società longobarda dell'VIII secolo da contrapporre a quella dell'editto di Rotari del secolo precedente, mostrando agli storici e agli studiosi l'evoluzione di questa società. Liutprando quindi è un re di successo, è un re figlio del suo tempo ed è un re che governa su un territorio in ripresa, in crescita. Il termine di Rinascenza Liutprandea, infatti, non deve essere inteso strettamente come qualcosa di voluto dal re, quanto piuttosto come la conseguenza di una congiuntura storica positiva, di politiche intelligenti e ben mirate, di un'economia in crescita e di conseguenza anche di un fiorire culturale e artistico. Stiamo parlando infatti del secondo quarto dell'VIII secolo. La fine del regno longobardo si avvicina a grandi passi, anche se all'epoca non si poteva ancora saperlo, e Liutprando mostra l'ultimo bagliore di quel percorso di crescita che in realtà aveva caratterizzato tutti i 2 secoli della dominazione longobarda in Italia. Sì, perché che ne dicano gli amici filoromani nei commenti qui sotto che il periodo longobardo è un periodo di solo declino, di perdita, di sconfitta, in realtà, come sempre, tutti i periodi della storia, soprattutto quando parliamo di 200 anni, non di 15 giorni, si possono attraversare e osservare diverse fasi che comunque tendono alla crescita, perché quella è la tendenza tipica della nostra società. Certo, il primo periodo era stato un periodo buio, ne abbiamo già parlato, c'era stato la grande debacle della guerra greco-gotica, delle pesti, della carestia, della perdita demografica della penisola italiana. Tutti elementi con cui i primi re longobardi si trovarono ad avere a che fare. C'era stato poi il cosiddetto periodo dell'anarchia e la tendenza tipica del mondo longobardo a allontanarsi da un centro dirigenziale e a favorire le autonomie, che in una fase di ricostruzione chiaramente aveva rallentato alcuni fenomeni.
Ma tutto questo non esula dal vedere un percorso di crescita, di progressiva assimilazione culturale, che non è per forza positiva, ma che va intesa nell'ottica quindi di un operato maggiormente coeso sul territorio e quindi più efficace. Ecco che Liutprando è l'apice di questo percorso. Sentiamo cosa ci dice di lui Paolo Diacono al termine in realtà della narrazione sulla sua vita, quando anche per lui giunge l'ultimo giorno. Liutprando, dopo 31 anni e 7 mesi di regno, già maturo di età, compì il corso di questa vita. Il suo corpo fu sepolto nella basilica del beato Adriano Martire, dove riposa anche suo padre. Fu uomo di grande sapienza, prudente nel decidere, molto pio e amante della pace, valoroso in guerra, clemente con chi sbagliava, casto, pudico, oratore abile, generoso nell'elemosina. Anche se non sapeva leggere, era da mettersi al pari con i filosofi, premuroso del benessere del popolo, restauratore delle leggi. Egli, all'inizio del suo regno, aveva conquistato moltissimi castelli dei Bavari, sempre confidando più nella preghiera che nelle armi. Ebbe sempre grande cura di conservare la pace con i Franchi e con gli Avari. È un epitaffio, è chiaramente elogiativo, eppure ci dà l'idea appunto di un re molto importante, di un re riconosciuto dal suo popolo. Altri re della storia longobarda non hanno questi epitaffi. C'è da dire che era un re vicino a Paolo Diacono. Stiamo parlando di un re la cui corte era stata importante nella sua appunto espansione culturale e spinta culturale, anche nella formazione di questa nuova elite longobarda di cui anche Paolo Diacono farà parte. Parliamo infatti al termine del regno di Liutprando del 744. Tornando al campo degli storici dell'arte, la Rinascenza liutprandea viene normalmente descritta in maniera un po' semplificativa come il primo tentativo di commistione fra il gusto estetico germano-barbarico longobardo e la tradizione romana autoctona, con la creazione di opere diventate famosissime che tutti voi conoscerete, ma di cui magari non vi viene in mente il nome. Ecco quindi che non possiamo non citare il frammento marmoreo con il pavone di Brescia, conservato oggi a Santa Giulia, ma anche i plutei, ancora una volta marmorei, di Teodote, conservati a Pavia. Pavia ha una grande rinascita in questo momento, viene molto spinto il mecenatismo della famiglia regia, ma anche dei nobili, nell'ampliare, nel consolidare il ruolo di capitale di Pavia. Purtroppo e per assurdo molto di questo non arriva fino a noi, viene perso nelle epoche successive. Invece ci arriva molto da quella che era stata la prima capitale longobarda, la capitale del primo ducato, il nostro amato Forum Iuli, Cividale del Friuli. E quindi in quest'epoca, in questo VIII secolo, abbiamo l'altare di Ratchis, a cui abbiamo già dedicato un video specifico, ma se volete possiamo riparlarne, un meraviglioso altare policromo di cui la dottoressa Chinellato ha ricostruito la policromia in un saggio piuttosto corposo, di cui appunto stavo guardando se ce l'avessimo qui, l'ara di Ratchis a Cividale, in cui appunto viene ricostruita anche la teoria e la pratica sperimentale attraverso cui si è risaliti all'originale policromia, che oggi potete vedere riprodotta sul pezzo originale tramite la proiezione di luci. È dello stesso periodo, è conservato sempre nel museo cristiano, nel museo del Duomo, il battistero di Callisto, anche questa opera di questo VIII secolo, e poi infine il capolavoro di quest'epoca, cioè il cosiddetto Tempietto Longobardo, l'oratorio di Santa Maria in Valle, cappella privata del Gastaldo a Cividale. Sono opere completamente diverse fra loro, per committenza abbiamo un duca, un patriarca e un Gastaldo, e per esecuzione nell'altare di Ratchis ad esempio vediamo fortissima l'impronta longobarda della manifattura, mentre di Longobardo nel Tempietto Longobardo, mentre di Longobardo nel Tempietto conosciamo la commissione, ma non l'esecuzione, che invece guarda Oriente, guarda Bisanzio. Secondo gli studi portati avanti dai tempi di Jan Torp e poi anche da Valentino Pace in anni più recenti,
L'esecuzione degli stucchi dovrebbe essere stata realizzata addirittura da manifatture siriache. Ecco quindi che vediamo come appunto il respiro artistico di questa rinascenza liutprandea sia molto ampio, non sia involuto in se stesso, nella tradizione o solo nel territorio circostanziato al Regnum Langobardorum, ma sia di ampio respiro, guardi fuori dai confini e utilizzi tutte le possibili influenze per creare qualcosa di nuovo. Quando affrontiamo a scuola, attualmente in prima media solitamente, la caduta del Regno Longobardo a opera dei Franchi, la narrazione che ne segue è quella per cui i Longobardi vengono sconfitti e spazzati via dalla storia, subentrano i Carolingi, poi se ne parla pochissimo di qualsiasi altra cosa e si arriva alla civiltà dei comuni con qualche sprazzo sull'anno 1000. In realtà i Longobardi non vengono spazzati via proprio da nessuna parte, sebbene cambi una parte del censo dirigente di quello che era stato il Regnum Longobardorum. Ricordiamo che Carlo si dichiara Rex Francorum e Rex Langobardorum, quindi re anche dei Longobardi. Ricordiamo che ad esempio solo il Friuli insorge contro Carlo nel 776, ma il resto della Langobardia Maior, che cade in mano franca, viene pacificata in maniera abbastanza veloce. Quindi i Longobardi non spariscono minimamente dalla storia, né tantomeno dalla storia dell'Italia. Anzi, restano attivi, restano dinamici, i rapporti all'interno della società proseguono quelli costruiti durante i secoli del regno. Non c'è una cesoia e, di nuovo, per quanto spiaccia dirlo a quanti vorrebbero vedere solo restaurazione romana di qualche tipo in qualsiasi epoca, no, non ci liberiamo di questi Longobardi. E non se ne libera neanche Carlo Magno. Carlo Magno, padre dell'Europa, come citava un libro di Barbero dei primi 2000, in effetti è noto anche per la rinascita carolingia, cioè quel periodo di fervore culturale e artistico che combacia più o meno con gli anni del suo potere e quelli immediatamente successivi, e poi prosegue però anche nel periodo ottoniano, quando quindi la corona imperiale si sposta decisamente più verso l'Europa centrale, lasciando la Francia ai suoi fatti. La cosa che a noi interessa è quanto dell'eredità longobarda culturale, quindi di questa rinascenza liutprandea, ma anche dell'humus culturale che si era sviluppato negli ultimi anni del regno, quindi dopo Liutprando ad esempio con le dinastie friulane, quelle di Ratchis o Rachis. Fuori dal Friuli lo chiamano tutti Rachis. Noi qui le vie, le indicazioni le abbiamo tutte con Ratchis, probabilmente perché è così che viene citato nell'Historia Langobardorum. Ecco che appunto dicevamo la dinastia friulana con Ratchis e poi suo fratello, che sono gli ultimi due re prima di quel Desiderio che sarà anche l'ultimo re longobardo in Italia. Ecco che tutto questo periodo porta avanti l'humus culturale di cui parlavamo. Tanto che in questa rinascita carolingia, che è un termine un po' ambiguo perché vuole sempre sottintendere una rinascita dopo una morte, quindi c'è un approccio un pochino ancora datato in quest'ottica fra il positivista e il romanocentrico, ma manteniamo i nomi che gli studiosi hanno usato finora. La rinascita carolingia è fortemente debitrice della rinascenza liutprandea. Ne basterebbe, ad esempio, citare i nomi di quanti vengano ospitati in quel palazzo di Aquisgrana, quella corte di Carlo Magno, provenienti proprio dalla coinè culturale della Langobardia Maior. Se ci pensate, abbiamo Paolo Diacono, lo stesso storico dei Longobardi, lo scrittore della storia dei Longobardi, che lavora con e per Carlo, ha dei motivi personali per farlo, deve intercedere presso l'imperatore per il destino del fratello che aveva contribuito all'insurrezione guidata dall'ultimo duca di Cividale, Rodgaudo, nel 776. Ma abbiamo anche il noto grammatico Pietro da Pisa, anch'esso proveniente dall'ambito culturale della Langobardia Maior. Abbiamo poi anche Paolino d'Aquileia, che però in questo caso ha un rapporto ambivalente, nel senso che sebbene la Vulgata lo voglia nato in terra friulana, pre-Mariacco, non ne siamo sicuri, e quello che sappiamo per certo è che viene poi mandato da Carlo proprio a ricoprire il ruolo di patriarca di Aquileia, in un'ottica probabilmente anche di pacificazione territoriale, visto l'importanza che il patriarcato aveva nel territorio friulano, tanto che di lì a 200 anni l'unità territoriale del Friuli verrà mantenuta proprio dal principe vescovo, ma questa è un'altra storia che ci porterebbe al 3 aprile del 1077. Ecco che quindi queste figure
escono, fioriscono e si radicano nel periodo della fine del Regno Longobardo, non nel suo periodo di declino, nel suo periodo di massimo splendore, dimostrando quindi come la rinascenza culturale dell'epoca liutprandea e successiva poi si travasi in quel grande contenitore di respiro europeo che diventerà il mondo carolingio. Sì, perché se pensiamo solo appunto al mondo dei grandi intellettuali che orbitano intorno a Carlo Magno, io ora vi ho fatto l'elenco di quelli che non interessavano, quelli provenienti dal mondo longobardo, scusate, un cappello, ma ciò non toglie che Carlo raccogliesse il meglio disponibile da ogni lato, da ogni angolo del suo impero. E quindi pensiamo ad Alcuino, a un sassone di York, che tra l'altro con questi longobardi collaborerà e avrà scambi. Pensiamo a Teodulfo d'Orléans, che invece era un visigoto in fuga dalla Spagna sotto la pressione araba. Quello che veramente cambia, quindi, non è una cesoia, l'annichilimento dei Longobardi, il passaggio a una nuova era più gloriosa e luminosa perché priva dei barbari italiani. No, è il respiro di questa rinascita culturale, che Carlo, con un potere che nessuno aveva più avuto in Europa da secoli, capisce, o chi per lui, i suoi consiglieri, e sfrutta. E quindi se la rinascenza liutprandea era stata comunque legata alla zona di influenza, ai contatti del mondo longobardo, ci sono dei bellissimi saggi che vi lascio qui in descrizione, ad esempio sulle conseguenze della rinascenza liutprandea nel bacino dell'Alto Adriatico. Ecco, la rinascita carolingia fa proprio questo bagaglio, insieme appunto a quello proveniente da tutti gli altri angoli dell'Europa, e ne amplia il respiro, lo porta a una dimensione veramente europea, motivo per cui appunto uno dei motivi per cui appunto decenni fa, in un'epoca di maggiore europeismo, il professor Barbero si era spinto a definire Carlo padre dell'Europa. Non fu lui il primo in realtà, è una citazione, ma dubito che ad esempio oggi nel 2024 molti si spingerebbero a fare questo paragone. Io personalmente lo apprezzo, non tanto per Carlo Magno, nel senso che da amante dei Longobardi ovviamente lo vedo comunque come il distruttore delle istituzioni longobarde indipendenti, quanto però dal punto di vista dell'evoluzione della storia del nostro continente, che sicuramente in quel periodo lì vede crearsi quel tipo di identità e quello spostamento di interesse verso il centro e non più verso il Mediterraneo che caratterizzerà i secoli successivi e che, se vogliamo, caratterizza ancora oggi le istituzioni europee. Quindi i Longobardi sono stati solo un buco nero nella storia dell'Italia e dell'Europa? No, tutt'altro. Carlo Magno li cancella e finalmente ci libera di questa ingombrante presenza? No, per nulla, restano qui e continuano a portare avanti la loro tradizione e le loro innovazioni. E Carlo, da grande sovrano, a prescindere dai giudizi personali, non fa altro che acquisire questo potenziale culturale e artistico, fonderlo con gli altri del suo grande impero e portarlo avanti in un periodo appunto di rinascita e di rivitalizzazione delle attività culturali artistiche. Vi basti ricordare che è in questo periodo che si sviluppa la carolina come tratto di scrittura che è ancora oggi alla base dei caratteri di stampa per noi più noti. L'antenato del Times New Roman altro non è che la grafia che si sviluppa proprio durante la rinascita carolina. Bene, speriamo di avervi incuriositi. Una piccola nota a margine: nel prossimo weekend avremo un weekend di lavori associativo, quindi è probabile che i contenuti o non escano o escano in ritardo, dipende molto da come il meteo influenzerà quali lavori faremo e dove li faremo, cioè se in sede o al villaggio. Quindi non preoccupatevi se magari il video della prossima settimana dovesse uscire un po' in ritardo. Proveremo comunque a farlo uscire per lunedì, ma tenete conto appunto di questi impegni. Più il venerdì saremo a fare didattica alle scuole secondarie di primo grado di Tarcento, dopo che questa settimana le abbiamo fatte a Gemona del Friuli, quindi sarà un periodo un pochino pieno, considerando che tutti noi poi lavoriamo. Bene, alla prossima e mandi!